Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare Rabbia. Ho realizzato già tutti gli altri personaggi che trovate già sul mio video tutorial e questo è Rabbia. Il personaggio che io adoro è Imbarazzo, lo trovo molto simpatico e carino, però ovviamente ognuno ha il suo che preferisce, oppure li preferite tutti e li andiamo a fare un po' tutti. Andiamo a vedere come ho realizzato Rabbia. Per realizzare Rabbia partiamo dalle gambe, con il filato nero facciamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Lavoriamo le 12 maglie in costa dietro, prendiamo solo la parte qui di dietro della maglia. Andiamo a sostituire il filato con quello marrone e lavoriamo per altri 5 giri le 12 maglie con questo filato. Fatti i nostri giri andiamo a lavorare 3 catenelle così e poi ci andiamo ad unire nell'altra gamba. Lavoriamo poi 12 maglie basse per questa gamba, poi lavoriamo sulle 3 catenelle dalla parte di dietro, lavoriamo poi le altre 12 maglie e le 3 catenelle sulla parte davanti. Andiamo a lavorare poi tutto il giro. Dopo aver unito le gambe con gli aumenti che abbiamo fatto qui saranno 30 maglie. Lavoriamo poi le 30 maglie per altri 6 giri. Ora sostituiamo il filato marrone con quello nero e lavoriamo per altri 2 giri 30 maglie con il filato nero. Sostituiamo ora il filato con quello bianco e lavoriamo per altri 5 giri le 30 maglie. Ora sostituiamo il filato con quello rosso e lavoriamo per altri 8 giri le 30 maglie. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica e poi andiamo a fare la parte superiore. Per realizzare la parte di sopra avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Poi andiamo a piegare in questo modo e dobbiamo poi posizionare così e andiamo a fare per altri 2 giri 48 maglie e poi stacchiamo il filo e lo andremo a cucire sopra. Poi stacchiamo il filo e dobbiamo andare a piegare, cerchiamo di tirare un po' la punta in questo modo e dobbiamo andarla a cucire così. Dobbiamo mettere la punta sulla parte davanti della testa e dopo aver cucito magari questa parte qui andiamo poi a posizionarla sulla testa e dobbiamo cucirla in questo modo, coprendo questa parte e cercando di metterla così. Nel caso a voi risulta un po' più piccolo potete fare anche qualche altro giro di 48 maglie, vedete un po' voi, andate a provare e poi vedete come va. Fatti i nostri giri con ago e filo andiamo a chiudere questa parte di dietro e cerchiamo di dare un po' la forma tirando la punta sul davanti così. Fermiamo la punta con uno spillo sul davanti così e dobbiamo andare a cucire bene sia tutto dietro prendendo maglia per maglia e sia la parte davanti qui, cucendola in questo modo. Per le braccia con il filato rosso abbiamo un anello magico di 8 maglie, lavoriamo per altri 5 giri 8 maglie basse, poi cambiamo il filato con quello bianco e lavoriamo per altri 5 giri con il filato bianco e poi possiamo staccare il filo e andiamo a fare un altro uguale. Possiamo staccare il filo, riempiamo bene con l'ovatta sintetica, poi andremo a cucire questa parte superiore e andiamo a cucire lateralmente. Per gli occhi o usate quelli in plastica oppure andate a ricamare. Qui dove abbiamo messo la punta della testa andiamo a fare la pupilla con il filato marrone. Andiamo a fare prima una, poi ne andiamo a fare un'altra dall'altro lato alla stessa altezza. Poi con il filato bianco andiamo a contornare la pupilla cercando di realizzare una forma a mandorla.
entriamo sulla parte davanti della pupilla che abbiamo realizzato, così, e poi facciamo la forma dell'occhio e poi andiamo a riempire questa forma. E con ago e filo andiamo a riempire tutta la parte. Stessa cosa dobbiamo fare anche per l'altro occhio. E dobbiamo naturalmente lasciare libera la pupilla che avevamo realizzato. Quindi andiamo a riempire con il filo tutto. Volendo potete fare anche prima la forma bianca e poi andare a fare la pupilla come vi trovate più comodi, fate come vi trovate più comodi. Con il filo bianco possiamo andare a creare la base per la bocca, la facciamo un po' arrabbiata in questo modo e andiamo a riempire poi la parte così da un lato e dall'altro. Con un po' di filo nero andiamo a contornare la bocca e possiamo fare anche i denti passando il filo al centro così facciamo anche la riga per i denti in modo da farlo sempre arrabbiato e volendo possiamo andare anche a fare le pupille nere al centro dell'occhio. Per il colletto con il filato bianco abbiamo 36 maglie e andiamo a fare 36 mezze maglie nelle 36 maglie lavorate. Possiamo staccare il filo e poi lo andiamo a cucire qui. Lasciamo la parte di sotto aperta e cuciamo solo intorno al collo. Per la cravatta facciamo una catenella di 3 maglie, lavoriamo 3 maglie basse nelle nostre 3 catenelle. Giriamo e lavoriamo solo 2 maglie. Saltiamo quella centrale, giriamo e lavoriamo di nuovo 3 maglie, andiamo a fare l'aumento 1 2 e 3. Lavoriamo 3 maglie per altri 2 giri. E poi lavoriamo solo una maglia in modo da chiudere questo lavoro. Facciamo così, 1 e poi facciamo una maglia bassissima e possiamo staccare il filo. Ora con un po' di filo blu vado a fare delle righe così da un lato all'altro e volendo ora possiamo fare un'altra con il filo bianco e poi con ago e filo andiamo a cucire un po' sotto il colletto e qui lateralmente la nostra cravatta. Con un po' di filo marrone andiamo a creare i passanti qui sulla cintura, andiamo soltanto a ricamarli così da un lato, dall'altro e anche dietro. Cucite
le braccia al corpo e poi volendo potete passare un po' di volte il filo così, riempite un po' questa zona e poi andate a bloccare con lo stesso filo. In modo da rifinire questa parte. Ed ecco terminata anche Rabbia. Andiamo a realizzare tutti i personaggi. Il mio preferito è, come sapete, è lui, Imbarazzo, ma naturalmente sono tutti belli da collezionare. Spero che piaccia questo anche a voi. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.